Una delle tante cose che ci piace dei Gormiti è la varietà di design creati negli anni per lo stesso personaggio. I Gormiti sono stati una serie longeva durata ben 8 anni, dal 2005 al 2013. Abbiamo deciso di creare questa rubrica per dare visibilità ai personaggi più iconici che sono stati ripresi più volte nel corso delle varie produzioni. Beh, non potevamo che cominciare da lui. Geos. Ciao e benvenuti su Gormiti Collection. Buona visione. Questo è il primo Geos, il primo di una lunga serie. Sicuramente uno dei personaggi più amati. Il suo corpo giallo ricoperto di spuntoni di roccia, il viso allungato che fa pensare ad una creatura aliena. Al posto del pugno sinistro ha un maglio, un enorme martello di roccia, la sua arma più potente contro i nemici. Questa è la carta di Geos prima serie. Come vedete la potenza è 9. Dopo Geos prima serie, toccò alla serie mistica. Allora, appoggiamo il nostro prima serie e prendiamo Geos Mistica. A livello di trama, questa trasformazione non venne mai ben spiegata. Le notizie che abbiamo dell'era mistica sono davvero scarse. La minifigura si differenzia da quella prima serie per i dettagli dipinti in oro e argento. La carta è per tutto identica a quella della prima serie, ad eccezione di una cornice argentata e la scritta serie mistica. La potenza passa da 9 a 10. Un incremento dovuto alla nuova trasformazione. La splendida illustrazione è opera di Giuseppe Di Bernardo, autore di tutte le illustrazioni della prima serie e mistica. Meravigliose. Il design della prima serie viene riutilizzato un'ultima volta. Visto il grande successo ottenuto dai Gormiti, nasce la rivista ufficiale, il mitico Gormiti Magazine. Con il primo numero viene allegato il personaggio di Geos nella sua nuova veste Atomic. Una particolarità degli speciali magazine era la potenza sotto il piede del Gormita, che era sempre 9, tranne che per Geos. Infatti, erroneamente venne stampato il numero 6. C'è il 6 con la stanghetta sotto, quindi è inequivocabile. Anche il colore blu è qualcosa di anomalo, perché se ci pensate bene, il popolo della Terra Atomic venne prodotto in nero, con le parti glow in the dark, mentre Geos è blu, il che ci porta a pensare a qualche errore o fraintendimento nel momento della produzione. Forse venne fatto tutto in velocità, oppure non sapevano ancora bene che strada intraprendere. Fatto sta che anche la carta presenta molte stranezze. Innanzitutto, il nome, Geos Atomic. Questa specificazione venne fatta solo per lui. Poi, in alto a sinistra, manca il simbolo della Terra. Il template e i colori sono tutti sballati. Vediamo come doveva essere la carta per essere davvero Atomic. Prendiamo ad esempio quella di Colossus della vera serie Atomic. Allora, in alto a destra c'era il loghetto della Terra, invece qui abbiamo serie Atomic. Poi il sfondo sotto le scritte è verde, invece qui è blu, ed è tutto sballato. Diciamo che era tutto sulle tonalità del grigio e invece questa ha dei colori un po' così, abbozzati. Una curiosità per Geos Atomic sono queste due carte. Queste sono due battle card, ma sono due battle card speciali che non facevano parte della collezione standard che si poteva trovare in edicola o nei negozi di giocattoli. Queste carte vennero distribuite tramite dolci preziosi, ovvero voi le potevate trovare acquistando, che ne so io, le colombine, i pandorini e tutte queste cose qui. Erano legate ai dolci della Dolci Preziosi. Direte, ma perché ne mostri due? Perché come le battle card esistono due punteggi diversi. Infatti, se vedete, la prima colonna dice attacco 6, dell'attacco 6 di mimetismo, 33 di magia, 29 di potenza, 5 di velocità, 4 di psicopotere. Lasciamo stare la difesa, andiamo alla carta di destra. Attacco, mimetismo 4, magia 12, potenza 14, velocità 3, psicopotere 4. Curiosità, ne mettiamo una giusto per tenerla qui. Poi Geos si prese una bella pausa e ricomparve con la serie Energeia. Pompatissimo nella versione disegnata da Gianfranco Henrietto. La colorazione rimane identica, quello che cambia è che la minifigure è più grossa. Allora, prendiamo la carta
La terra trema. Un urlo possente invade tutta l'isola di Gorm. Il volto soddisfatto del vecchio saggio di fronte a ciò che sta accadendo è la spiegazione di tutto. La sua magia ha dato nuova vita ai primi nati nell'isola di Gorm. Dalla terra squarciata, dalla magia del vecchio saggio appare Geos, il potente, il primo signore della terra apparso su Gorm. Tutto il suo corpo esprime la nuova potenza. Le gambe sono più grandi e pericolose, lo sguardo più acuto, ma soprattutto la forza del suo maglio è diventata devastante. Cari Gormiti, quanto tempo è passato? Non temete, miei fedeli alleati. Insieme sconfiggeremo il male che ormai da troppo tempo regna su quest'isola. Poi passiamo alla versione Final Evolution. Eccola qua, nella quale compaiono i nuovi poteri muscoriani, cioè quelli dati dalle gemme di Muscor. Come i poteri Atomic di Colossus. Qui il corpo diventa tutto nero e le parti Glow in the Dark risaltano ancora di più. Il suo maglio pieno di punte ha assorbito tutta l'energia del rinnovato vigore muscoriano. La luce dell'occhio della vita è penetrata nel suo corpo poderoso per trasformarsi in pura energia da combattimento. Già molti hanno sperimentato che da quando è stato potenziato, il Signore della Terra è diventato davvero invincibile. Riesci a immaginare una creatura più massiccia, poderosa e devastante? Luce, rigenerami con l'antica energia delle gemme di Muscor. Sì! Sento che la mia forza ora è incontenibile. Ah, quanto vi siete eccitati da bambini con queste cose. Di questo nuovo sculpt esistono due versioni speciali. La prima ve l'abbiamo già mostrata nel video delle edizioni speciali americani. Ed è appunto questo Geos grigio. Povero Geos, ha proprio una brutta cera. Sì, hai ragione. Pare scappato dall'area 51 di Roswell. Sembra ancora di più un alieno con questi colori. Eh? Sì. Questa è la sua carta. Qualcuno ci ha chiesto nel precedente video se si trattava di una carta speciale o potenziata. Eccola qua. Allora, è un po' strana perché come potenza riporta 9, mentre nella carta di Geos Energeia la potenza è 17. E la descrizione è uguale alla carta della prima serie, cioè questa, ovviamente in inglese. Ma ricordiamo che all'estero i nostri Sculpt Energeia erano venduti come serie 1. Sarebbe stato bello però avere una carta per questa edizione speciale americana con la sua nuova colorazione e anche magari una breve descrizione che spiegasse la nuova trasformazione. Ma alla fine pretendiamo troppo, con tutta probabilità queste e le altre colorazioni americane non avevano un significato. Passiamo adesso all'ultimo speciale. L'altro speciale di cui non vi sappiamo purtroppo dire molto è questo Geos Oro. È molto facile che provenga dal mercato estero. Se dovessimo fare una scommessa, diremmo che viene dall'est, parti tipo Polonia, Russia, Ucraina, Slovenia o Croazia. Infatti, i produttori esteri tipo EPI oppure Want to Play usavano allegare ai playset personaggi oro e argento da noi mai visti. La questione dei personaggi oro e argento è un vero casino. Allora, visto che c'è uno spazio libero, lo mettiamo qua. Passiamo ora a parlarvi delle action figure dedicate al nostro giallo amico. Lo sculpt venne ripreso ed adattato per creare questa serie di pupazzi alti 13 cm. Allora abbiamo il prima serie, il Mystica, l'Atomic e il Mythos. Allora, per l'Atomic Blue, stesso errore del magazine, e infine addirittura un Geos verde, a dimostrazione della confusione, tra virgolette, che regnava riguardo il proseguio del mondo Gormiti. Questo Geos verde non dovrebbe esistere. Tu non dovresti esistere. Rappresenta la veste Mythos, peccato che Geos non è presente nella forma Mythos, che ricordiamo essere un potenziamento della serie 3. Ad ogni modo questi 4 Geos sono da considerarsi storici nella storia produttiva del brand, visto che si tratta della prima action figure mai prodotta a nome Gormiti. Sotto il piede infatti sono tutti marchiati 2005, vediamo se riusciamo a farvelo vedere. Sì, si dovrebbe vedere. GP 122605 Made in China, anche se all'estero vennero distribuiti sino al 2008.
Allora, sul retro hanno questo bottone. Premendolo possiamo vedere Geos che sferra il suo colpo. Sono un po' vecchiotti, quindi non funziona benissimo. Perde qualche colpo. Però, pam! Per quanto sia interessante avere 4 diversi Geos, questa nota produttiva denota il risparmio durante la produzione in quanto è lo stesso stampo ricolorato in 4 modi diversi. Sarebbe stato bello avere oltre a Geos gli altri 5 signori della natura, prima serie. Ma oggi parliamo solo di Geos, quindi passiamo al prossimo. Adesso togliamo tutto quanto e partiamo dagli Sculpt Energeia. Dello Sculpt Energeia esistono 2 versioni. La magnetica, commercializzata in Europa, mentre negli Stati Uniti venne prodotta da Playmates una versione esteticamente identica ma che si differenzia dall'altra visto che arti e la testa non sono tenuti insieme da calamite ma da perni a incastro. Questa figura è alta 13 cm circa. Ovviamente quella magnetica è più pesante dell'altra. Allora, questo qui è il nostro Geos magnetico. Questo è quello americano con i perni incastro. Non fatemi incazzare. E adesso con una magia vediamo se riusciamo a far diventare più grande il nostro bel Geos. Bidi di body di boo. Magica bula. Puff puff puff. Wow, la magia è riuscita benissimo e addirittura in scatola. Che ci vuoi fare? Sono un tipo professionale. Allora ragazzi, questa è la versione gigante che si poteva trovare all'estero. Qua, dalle scritte sulla scatola, deduciamo che queste versioni giganti venissero commercializzate per il mercato inglese, greco, francese e tedesco. Anche se la lingua spagnola non è contemplata, vi possiamo dire con certezza che questi giganti si potevano trovare anche in Spagna. Come i giganti delle altre serie, anche questo Geos ha una funzione elettronica. C'è un tasto posizionato dietro la testa, lo schiacciamo e vediamo cosa ci dice. Geos non collabora. Come avrete intuito, questa, essendo una versione multilingua, doveva dire qualcosa di estremamente generico, come ad esempio il nome Geos e questo rumore di rocce che cascano. La versione spagnola, invece, sentiamola. Ok, allora togliamo un attimo questo qua. Anzi, prima volevo far vedere il retro, dove c'è la pubblicità degli altri 3, anzi degli altri 2, Magmion e Tasarao. Ecco qua, la versione spagnola è uguale. Allora, schiacciamo il tastino. Era spento. Schiacciamo il tastino. Soy Geos, el señor de la tierra. Wow, Geos ispanico! Sì. Allora, la Spagna, insieme alla Grecia, dopo l'Italia, furono meta di conquista dei Gormiti. In questi 2 paesi, i nostri amati mostriciattoli ebbero molto successo, tanto da meritare edizioni speciali che non toccarono mai il mercato italiano. Questo gigante è alto 22 cm e pesa ben 600 grammi. Non vi sembra tanto? Beh, considerate che il primo Geos, quello da bustina, pesa 25 grammi. Una bella differenza, no? Con la serie Energeia, conosciuta anche come serie 1 all'estero, si concluse la produzione di Geos. I personaggi prima serie però vennero stranamente ripescati durante il periodo Morphogenesis. Gli amatissimi mini personaggi che si potevano trovare negli ovetti o nelle patatine iniziarono con la serie 2 delle versioni mini e vennero realizzati personaggi di tutte le serie fino alla Titanium, ma all'appello sono sempre mancati i personaggi della prima serie. Questa lacuna venne colmata con gli ovetti Battle Egg, proprio questi qui, rilasciati appunto durante il periodo Morphogenesis. A differenza dei classici mini gormiti da ovetto, questi erano componibili. Qui abbiamo il nostro piccolo Geos. Allora, sono componibili, cioè si trovavano così, dentro l'ovetto si scioglieva
ed erano 3 pezzi nel caso di Geos: il tronco con le gambe e la testa e le braccia. Sinceramente non abbiamo mai capito il perché. Essendo così piccoli, i vari pezzettini sono facili da perdere e gli incastri non sono proprio perfetti. Questo piccolo Geos è alto circa 3 cm, il più piccolino che esiste. Bene, mettiamo qua il nostro piccolo Geos. Con questo abbiamo concluso il viaggio assieme a Geos. In futuro vi proporremo questa formula per mostrarvi qualche altro personaggio iconico al quale sono stati dedicati tanti giocattoli. Sempre ragazzi il solito pollicione, iscrizione e campanella se il video vi è piaciuto e se volete aiutarci a far crescere la pagina e il canale. Ok? Alla prossima! Ciao.